Sei davvero sicura di saper pettinare i capelli? Sembra una domanda banale. Dopotutto, ci pettiniamo praticamente ogni giorno. Eppure, moltissime persone si pettinano nel modo sbagliato e senza rendersene conto stressano e spezzano i capelli ogni volta che prendono un pettine o una spazzola. La cosa sorprendente è che questo problema è stato già affrontato oltre 100 anni fa. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento vennero pubblicati numerosi manuali dedicati esclusivamente alla spazzolatura dei capelli. Parrucchieri, barbieri, medici, esperti di bellezza, tutti descrivevano nei minimi dettagli come una chioma doveva essere pettinata. E leggendo quei manuali mi sono resa conto di una cosa. Per loro pettinare i capelli non era un gesto qualsiasi, era una tecnica, un rituale, e forse oggi abbiamo dimenticato parte di quelle conoscenze. La prima differenza rispetto ad oggi è forse la più sorprendente. Le donne vittoriane non iniziavano mai a districare i capelli quando erano bagnati. La loro normale routine di pettinatura cominciava soltanto quando la chioma era completamente asciutta. Il momento del lavaggio e quello della pettinatura erano due cose completamente separate. Generalmente la sera si scioglieva l'acconciatura indossata durante la giornata, i capelli ricadevano completamente liberi e solo allora iniziava la loro cura. Prima il pettine, la spazzola sarebbe arrivata soltanto dopo. Per gli autori dell'epoca questi due strumenti non erano intercambiabili, avevano funzioni completamente diverse ed è proprio questa differenza che secondo me abbiamo quasi completamente dimenticato. Se c'è un errore che vedo fare continuamente è iniziare a pettinare i capelli direttamente dalla radice. È probabilmente l'errore più comune di tutti. Così facendo ogni nodo viene trascinato lungo tutta la lunghezza del capello, più il pettine scende, più aumenta la tensione, più aumenta il rischio di tirare e spezzare i capelli. I manuali dell'epoca descrivono invece una tecnica completamente diversa. Si prendeva una piccola ciocca, con una mano la si sosteneva poco sopra il punto in cui si stava lavorando, così da non tirare il cuoio capelluto. Con l'altra mano si iniziava a pettinare soltanto gli ultimi centimetri delle punte. Quando quella parte era completamente libera dai nodi, si risaliva di qualche centimetro, poi ancora ed ancora, fino ad arrivare alle radici. Solo allora si passava alla ciocca successiva. L'intera chioma veniva districata seguendo questo metodo. Per gli autori il pettine non doveva strappare i nodi, doveva scioglierli con metodo e con molta delicatezza. Naturalmente non bastava saper usare il pettine, bisognava anche scegliere quello giusto. I manuali dell'epoca insistono continuamente su un dettaglio. I denti dovevano essere perfettamente lisci, arrotondati, privi di spigoli vivi. Un pettine mal rifinito poteva impigliarsi tra i capelli, graffiare il cuoio capelluto e rendere molto più difficile il districamento. Per le lunghe chiome venivano generalmente consigliati pettini con denti larghi. Quelli a denti molto fitti avevano invece un'altra funzione. Venivano utilizzati soprattutto quando era necessario rimuovere particelle molto fini di forfora oppure lendini. Ogni strumento aveva il proprio compito. Io preferisco utilizzare solo pettini in legno, è una scelta personale legata ai miei valori, ma il principio descritto da questi manuali è ancora molto interessante. Un buon pettine deve aiutare i capelli, non combatterli. Una volta eliminato anche l'ultimo nodo, si prendeva finalmente la spazzola ed è qui che molte persone oggi fanno confusione. Per le donne vittoriane la spazzola non serviva a districare, quel lavoro era già stato completato. La sua funzione era completamente diversa. Le setole dovevano appoggiarsi delicatamente sul cuoio capelluto e con movimenti lunghi e continui arrivare fino alle punte. Secondo gli autori, questo aiutava a distribuire il sebo naturale lungo tutta la lunghezza del capello e rimuovere la polvere accumulata durante la giornata, mantenendo la chioma pulita, ordinata e lucente. Era l'ultimo passaggio della routine, non il primo. È probabilmente il consiglio più famoso della storia della cura dei capelli, le 100 spazzolate, ma leggendo i manuali originali si scopre un dettaglio curioso. Non tutti parlano di 100.
Alcuni consigliano 100 passate, altri 5 minuti al mattino e 5 minuti alla sera, altri ancora una lunga spazzolatura quotidiana. Quello che accomuna tutti questi testi non è il numero, è l'importanza della costanza. La spazzolatura non era un gesto da compiere distrattamente, faceva parte dell'autolet quotidiana. C'è un altro consiglio che compare praticamente in tutti i manuali: pulire pettini e spazzole. Per gli autori uno strumento sporco non era semplicemente poco gradevole, era dannoso. Tra le setole e tra i denti si accumulavano capelli, polvere, forfora e altre impurità. Continuare a utilizzare quegli strumenti significava riportare ogni giorno quello sporco sul cuoio capelluto. Secondo questi testi, questo poteva favorire problemi del cuoio capelluto e compromettere una corretta igiene della chioma. Per questo motivo raccomandavano di rimuovere regolarmente i capelli rimasti tra le setole e di lavare accuratamente sia la spazzola che il pettine. È curioso, oggi quasi tutti lavano i capelli, ma in quanti puliscono davvero gli strumenti che usano ogni giorno? C'è una cosa che noto continuamente, al mare, in piscina, ma anche in molti saloni. Vedo persone prendere una spazzola e iniziare a districare i capelli dalla radice, oppure usare il pettine con forza trascinando ogni nodo lungo tutta la lunghezza del capello. Anche molti professionisti trattano i capelli con troppa violenza e ogni volta mi tornano in mente questi vecchi manuali. Per loro ogni gesto aveva uno scopo, ogni strumento aveva una funzione precisa. I capelli sono forti, certo, ma anche molto delicati e meritano di essere trattati con rispetto. Allora, cosa possiamo imparare davvero dalle donne vittoriane? Che il pettine e la spazzola non erano la stessa cosa. Prima si eliminavano tutti i nodi con un buon pettine, partendo ovviamente dalle punte e risalendo gradualmente verso le radici. Solo dopo entrava in gioco la spazzola per lucidare la chioma e distribuire il sebo naturale. Due strumenti, due funzioni completamente diverse, ed è forse proprio questa la lezione più importante che ci hanno lasciato. Più leggo questi manuali e più mi convinco che le donne vittoriane avevano ragione. La cura dei capelli non dipendeva soltanto dai prodotti, dipendeva soprattutto dai gesti quotidiani. Forse è anche per questo che oggi così tante persone non riescono ad avere capelli davvero lunghi o addirittura lunghissimi, perché possiamo acquistare i migliori prodotti del mondo, ma se continuiamo a pettinare i capelli nel modo sbagliato, rischiamo di vanificare gran parte delle nostre cure. E tu, come pettini i tuoi capelli? Parti dalle punte? Oppure inizi ancora direttamente dalla radice? Utilizzi un pettine o la spazzola? Scrivimelo nei commenti.